Ciao amici, ciao musicisti, ciao non musicisti, solo appassionati, benvenuti sul canale. Allora, era un po' che mancavo da questi schermi, però ecco, mi piace dire che si arriva su YouTube quando si ha l'esigenza di dire qualcosa di nuovo e soprattutto di interessante, altrimenti, insomma, per dire le stesse cose siamo più o meno capaci tutti. Io con questo video vorrei, scusate la voce tremenda perché ho in ballo ancora un'influenza che sta finendo piano piano, però insomma la voce è quella che è e anche insomma il mal di gola e tutti gli annessi e connessi. Quindi mi chiedo scusa apertamente a tutti voi che mi state ascoltando per questa terribile voce. Detto questo, ho acceso questa telecamera e ho anche suonato un brano sempre con voce praticamente in cantina, semplicemente perché vorrei raccontarvi due cose e poi ci sarà anche un contributo di una artista amica che conosco insomma, dall'infanzia. Allora, tempo fa io andai a suonare presso un centro culturale che si chiama Casa Merini. Questo centro culturale aveva un piano di sopra dove c'era dentro una stanza con una porta blindata tutti i cimeli, insomma tutte le cose che aveva Alda Merini a casa sua, quindi a partire dal suo letto, dal suo mobilio, parte del suo mobilio, le cicche di sigarette, gli accendini e tutto quello che Alda Merini usava, insomma, tenersi con sé. Ecco, invece al piano di sotto c'era un posto dove ci si ritrovava per suonare, leggere poesie e chi ne ha più ne metta. Io andai 3 volte a suonare in quel posto, in una di queste tre, non ricordo quale delle tre, parlai con quello che allora gestiva la baracca, insomma, e mi disse: guarda che se fai una cosa e Alda lo gradisce, premetto che Alda era già morta, succede qualcosa qui dentro. Io sono sempre stato un po' appassionato del paranormale, per cui insomma una cosa tira l'altra, alla fine ho voluto andare a verificare di persona se la cosa fosse vera. E la cosa mi ha fatto piacere perché era vera, mi ha fatto piacere perché l'ho ricevuta sulla mia pelle, per cui mi ha fatto molto effetto e tutt'oggi se ci penso rimango allibito. Allora questo signore mi disse: guarda, se tu fai una cosa e Alta la gradisce, succede appunto qualcosa in questa stanza, cade un libro, si sposta una sedia, insomma cose veramente da film. Io lì per lì dissi: vabbè, ok, tanto io devo cantare. Insomma, sta di fatto che in quel periodo avevo appena finito il mio terzultimo disco. Io dico già terzultimo perché è in procinto di essere lavorato l'ultimo, però in realtà è il penultimo disco dal titolo Santi e Disfatti. All'interno di questo disco c'è un brano che si intitola Sei tua, che ho dedicato e l'ho rivelato più tardi, l'ho dedicato proprio ad Alda. E alla fine del brano, alla fine della mia esecuzione, c'era in fondo a questa stanza una porta antipanico che poi conduceva sulle scale che portavano proprio nella stanza dove c'erano questi cimeli. Ecco, pensate a una porta antipanico quanto pesa. Ecco, alla fine della canzone la porta si è aperta ed eravamo tutti all'interno della stanza, fuori non c'era nessuno, per cui la cosa mi fece sobbalzare, all'inizio ridere, ma poi quando andai a casa pensai a sta cosa e ci penso ancora adesso, saranno passati come minimo 15-20 anni. No, che sto dicendo, non mi ricordo quanto è nata Alda Merini, quando è morta Alda Merini, comunque ve lo scrivo qua sotto. Sta di fatto che è passato tantissimo tempo. Detto questo, chiuso il capitolo, io questa canzone da quel momento in poi che avevo rivelato che era dedicata a lei, lo dissi a tutti quando suonavo, lo dicevo abitualmente a coloro i quali correvano ad ascoltarmi. E chiuso questo capitolo, succede che pochi mesi dopo o un anno dopo incontro per caso fuori dalla metropolitana una mia carissima amica che si chiama Lorena Sambruna, artista poliedrica e poetessa straordinaria. Con Lorena siamo cresciuti insieme, io giocavo con suo fratello a calcio nel campetto insomma, della periferia dove sono nato, dove siamo nati,
E però Lorena giustamente aveva le sue amicizie femminili, io stavo col fratello che era un maschio, giocavamo a calcio, ce ne siamo dati di santa ragione perché lui milanista accanito, io interista più accanito di lui, per cui insomma c'era lo sfottò, era insomma all'ordine del giorno. E quindi io con Lorena ovviamente più che ciao ciao non ci si diceva, ma eravamo ragazzini. Più in là abbiamo scoperto di avere questa passione per l'arte, io per il canto e la composizione, lei per la letteratura, perché poi lei ha scritto diversi libri, andatela a cercare su Facebook, e oltretutto ha conosciuto Andrea Pinkez, che è uno degli autori che più amo in assoluto, e con lui ha vissuto parte della sua esistenza, insomma lo andava a trovare spesso e volentieri nel locale in cui lui si rintanava per scrivere questi suoi straordinari libri noir, e lo andava a trovare. Il locale si chiama Le Trattoir, penso ci sia ancora, anzi c'è, e Lorena ha conosciuto e conosce ancora sua mamma, la mamma di Andrea, per cui insomma un'artista poliedrica, un'artista che conosce artisti, e non ultima mi ha fatto partecipare insomma alla settimana dusiana in memoria della Duse. Ecco, spinto da questo ritrovamento di questa donna che era uscita dalla mia vita per tanti anni, ecco, spinto da questo ritrovamento lietissimo, mi sono messo a scrivere, o meglio, sì, a scrivere e anche a rispolverare vecchi scritti che avevo. E sono diventate poesie questi scritti. Io gliel'ho comunicato a Lorena, Lorena come dire, mi ha sollecitato a non lasciarli nel cassetto, perché comunque è vero, cantautore sono e cantautore rimarrò, però perché non come dire, aprire gli orizzonti. Ho scritto 2 libri in passato, ma sono stati più uno sfizio che altro, perché entrambi arrivavano, o almeno uno di questi arrivava da un disco che era appunto Santi Disfatti, ed era praticamente il disco scritto con immagini di Cosetta Frosi, che è una fotografa cremonese molto brava, mentre il primo era un racconto scritto proprio così alla bene meglio, insomma. Però ecco, poi ovviamente questo per me è stato un esperimento, gli scrittori sono fatti assolutamente in un altro modo, non sono io quello che deve insegnare il lavoro agli scrittori. Però ecco, queste poesie me le sono messe in un cassetto virtuale, perché poi i cassetti oggi sono i computer, e le ho lasciate lì a fermentare, insomma, come le ciliegie sotto spirito, che poi alla lunga diventano più succulente e anche più alcoliche. E ecco, a Lorena gliel'ho detto, gliel'ho fatte leggere, lei mi ha detto: Corrado, tu sei un folle se non le pubblichi, e per cui insomma prima o poi succederà che insieme al disco nuovo, quando uscirà, ci sarà anche questo nuovo lavoro, che sarà un lavoro letterario. Non ho assolutamente pretese in materia, perché torno a ripetere, i poeti e gli scrittori sono fatti in un altro modo, però insomma io mi aggiungerò a questi, tanto se ha scritto un libro del Piero posso scriverlo anch'io. E detto questo, vorrei lasciarvi un contributo di Lorena Sambruna, che mi ha mandato proprio tra il brusco e il lusco col telefonino, e poi lasciarvi la canzone che ha così creato questo fenomeno incredibile a Casamerini, che si intitola Sei tua. Spero di avervi detto tutto in questi pochi minuti, mica tanto pochi, perché sono sempre lungo come una quaresima. Comunque spero di avervi detto tutto, di non aver dimenticato niente. Nel caso in cui l'avessi dimenticato, correrò ai ripari mediante il classico short video che metterò insomma sul canale, o sui TikTok, o sull'Instagram, o su Facebook, dove mi troverete. Va bene, vi lascio queste note, anzi prima delle note vi lascio Lorena Sambruna. A presto, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, lasciate un like e condividete. Ciao! Ciao a tutti, sono Lorena, sono un'amica di Corrado. Con Corrado ci conosciamo da bambini, vivevamo nella stessa casa a Milano, si conoscevano anche i nostri genitori. Poi per un periodo ci siamo persi di vista, per poi ritrovarci negli eventi culturali, perché con Corrado condivido la passione per l'arte, la bellezza e la poesia. Proprio di poesia ci sarà una bellissima sorpresa, non sappiamo quando, ma ci sarà sicuramente un libro di Corrado di poesie con una copertina
unica perché unico è l'autore della copertina ed è Giuliano Grittini, fotografo internazionale, fotografo di Alda Merini. Con la sua generosità ha realizzato l'opera per la copertina di Corrado, quindi sarà una cosa meravigliosa. Restate sintonizzati e a presto. Vivi ciò che il mondo ti darà, non pensare che sia una trappola, anche da un naufrago ne uscirai, con l'audacia di chi non molla mai, anche in sofferenza e malattia sei tua. Scrivi quando il mondo piangerà, la parola è già la rinascita. Ama il giorno in cui non t'amerai, solo se non c'è puoi raggiungerlo, anche senza un poco di allegria sei tua. Ama le rose con le spine che graffiano il cuore, durano un soffio e poi non potrei più. Volano via foglie, figli e fatui, fuochi blu. Tu resta qui, presta gli occhi a chi non ci vede più. Placa la rabbia del cuore, turgido segno d'amore. Quando la tempesta passerà, le rovine tue non scordarle mai, sboccia come un fiore d'utopia, non risorgere senza petali, anche senza un verso, una poesia, sei tua. Ama il fragore che precipita dentro il silenzio, troppo silenzio è malinconia. Ama quel lento meccanismo del tempo che avanza, amalo perché poi non potrai più. Volano via foglie, figli e fatui, fuochi blu. Tu resta qui, presta gli occhi a chi non ci vede più. Placa la rabbia del cuore, turgido segno d'amore.